Ciao a tutte e bentornate ancora una volta sul mio canale. Io sono Tiziana e oggi un altro progetto davvero molto semplice, pensato soprattutto per le principianti che non vogliono rinunciare comunque ad avere un progetto elegante, quindi sfoggiare una borsa di questo tipo. Io ho utilizzato due diversi cordini, ma dalla spiegazione vedrete che veramente è passo passo semplicissimo. Prima di vedere tutto quello che ci serve per questo progetto, vi ricordo di iscrivervi sul mio canale, attivare la campanella se vi fa piacere darmi punti hype e seguirmi anche sui miei social. Vediamo subito quello che ci serve per questo bellissimo progetto, molto facile e veloce, quindi perfetto per le principianti. Io utilizzerò il cordino Inda Big di Borgo dei Pazzi, questa è la tonalità 24, guardate che meraviglia questo viola, poi è veramente brillante e facilissimo da lavorare. Poi per il decoro il cordino Indafur, sempre la stessa tonalità 24 e sempre della stessa tonalità una coppia di manici realizzati con Indafur. Tutto questo, ma non solo, lo trovate sul sito borgodepazzi.com, potete acquistare col mio codice sconto del 10% non solo gli articoli che vi mostro oggi, ma tutto quello che trovate sul loro sito. Per quanto riguarda l'uncinetto, io utilizzerò il numero 6 e il numero 4 per Indafur, quindi a questo punto ci mettiamo subito all'opera. Per questo progetto ho avviato 43 catenelle e sono tornata indietro sulla seconda realizzando 42 punti bassi, perché poi questo lavoro dovrà essere girato in questo modo per dare la forma della borsa. Adesso noi che cosa facciamo? Alterneremo dei giri di punto basso normale a giri di punto basso in costa, quindi fatte le mie 42 maglie faccio una catenella e questo giro che sarà il giro sul retro rifacciamo un punto basso normale. Invece quando siamo sul dritto andiamo ad eseguire il punto basso in costa, quindi da questo momento li andiamo ad alternare. Quindi arriviamo fino a qui e vi faccio vedere come iniziare il punto basso in costa. Ho finito il mio giro di punto basso normale, faccio una catenella, volto il lavoro, qui vedete siamo sul dritto, vedete qua questi punti in questo modo e qui si esegue il punto basso in costa, quindi anziché tutte e due le asole, solo quella più esterna. È molto facile, non bisogna fare né aumenti né diminuzioni, ma semplicemente alternare punto basso normale e punto basso in costa. In questo modo, anche perché poi le costine non mi servono troppo vicino l'una all'altra, anche perché gli diamo la decoriamo diversamente, ma poi dobbiamo andare a decorare con Indafur. Quindi vedete, io procedo in questo modo. Poi, allora, come diciamo, devo salire di circa 22 centimetri, ma quella sarà la larghezza della nostra borsa, perché poi questa striscia verrà ripiegata in questo modo, quindi noi adesso abbiamo circa 22 centimetri. Diciamo che dobbiamo crescere quanto vogliamo larga la borsa, quindi io penso di arrivare a circa 22 centimetri, ma vi dirò poi esattamente quante righe ho realizzato e i centimetri raggiunti. Eccolo qui il pannello, questo è dal dritto con le costine che poi andremo a lavorare con Indafur. Allora, io ho realizzato 31 giri, 28 circa di larghezza e 40 di lunghezza. Considerate che poi il pannello dovrà essere girato in questo modo. Allora, prima di lavorare in Dafur dobbiamo fare un ultimo passaggio, dobbiamo contornare il pannello, ma questa parte e questa parte creeremo delle diminuzioni per dargli la forma. Quindi noi abbiamo terminato qua, io faccio una catenella e mi sposto qui dove ci sono, vedete, le costine che abbiamo lasciato e faccio un punto basso qui, quindi non sotto ogni riga in questo caso, nei lati corti, anziché qui vado direttamente in quello successivo, vedete, salto questo spazio e vado qui dove ci sono le costine e faccio un altro punto basso. Stessa cosa, salto e vado direttamente su questa riga.
e così via. Così vedete si comincia a stringere e io proseguo. Ora vi faccio vedere un po' la forma che assumerà. Vedete? Comincia a bombarsi. Quindi noi dobbiamo fare in questo modo per questa riga. Qui invece facciamo tutti i punti senza lasciarne uno. In questa parte facciamo la stessa cosa, quindi andiamo direttamente qui dove ci sono le costine, quindi così stringiamo. E da questo lato tutti i punti così come li troviamo e finiamo in questo punto. Dopodiché vi farò vedere come cucire e poi passeremo a decorare questa borsa con Indafur. Il pannello è stato contornato tutto, adesso l'ho messo dal lato del rovescio perché adesso facciamo le cuciture e poi rivoltiamo la borsa al contrario e inizieremo appunto a lavorare l'Indafur. Ho preso un altro po' di filato, io cosa faccio? Intanto mi aggancio qui. Allora, io lo metto bello perfetto, qui ho agganciato. Adesso noi prendiamo solo le asole esterne, quindi non tutto il punto, vedete? Il punto completo sarebbe questo, prendiamo solo quelle esterne, in maniera tale che quando poi rivoltiamo la borsa al contrario abbiamo creato anche una sorta di spessore. Allora, io vado qui, asola esterna, asola esterna e tiro per bene. Nuovamente asola esterna e asola esterna e procedo così. Su tutta la riga e vado avanti fino alla fine. Arrivo fino a qui, ho preso proprio i punti estremi, poi farò la stessa cosa da questa parte, dopodiché rivoltiamo la borsa al contrario e ci rivediamo per lavorare l'Indafur. Cuciture ultimate, la borsa l'ho rimessa dal verso giusto, adesso dobbiamo cominciare a decorare la nostra borsa e andiamo a decorare queste costine, ma non tutte. Noi facciamo questa, poi facciamo questa, a saltare, ne saltiamo due e una la andiamo a decorare. Non solo, noi dobbiamo iniziare da qua, adesso vi faccio vedere, giriamo, arriviamo qua, giriamo la borsa e completiamo. Poi passiamo, lasciamo due e si ricomincia da qua. Comunque ve lo faccio vedere, questo è quello che andremo a fare. Allora, io prendo il filato Indafur, faccio un cappietto, vedete, questa è la prima, le costine che abbiamo lasciato. Quindi io cosa faccio? Vado qui che c'è la prima costina e in ogni costa andiamo a realizzare 2 punti bassi nello stesso posto, così si vede di più l'effetto. Vedete? Ogni costina 2 punti bassi. Guardate, si prosegue, si gira e si finisce qui. Ci rivediamo a questo punto per farvi vedere come ricominciare. Abbiamo fatto quindi tutta la riga, siamo partiti da qua e abbiamo girato. Ho tagliato il filo, io l'ho fatto passare all'interno. Adesso continuiamo. Allora, ho deciso alla fine di saltare solo una riga, quindi vedete, queste sono delle costine che non andiamo a lavorare, andiamo in quella successiva, prendiamo l'asola, quindi quelle che abbiamo lasciato durante la lavorazione, e si riparte, quindi 2 maglie basse in ogni costina che incontriamo.
in questo modo. E si prosegue esattamente come abbiamo fatto prima. Guardate, veramente molto carina. Questo lo andiamo a ripetere quindi alternando fino a questo punto. Dopodiché io farò la stessa cosa da questa parte. Vedete qui tutto il bordo dove abbiamo fatto il giro di contorno. Io andrò a contornare quest'asola qui, questa più vicina, e lascio questa libera. Quindi questo sarà poi il nostro ultimo giro, dopodiché la nostra borsa sarà completa. Guardate quanto è carina questa borsa e, come avete visto dalla spiegazione, è veloce e facile, ma nello stesso tempo non rinunciamo ad avere qualcosa di veramente molto elegante e particolare. Io, per quanto riguarda i filati, ho utilizzato quasi tutta la rocca da 500 grammi di Inda Big. Quindi, se pensate che non vi può bastare e volete non comprare un'altra rocca, togliete gli ultimi giri che ho realizzato come corpo borsa e così vi basterà abbondantemente. In Darfur invece ne ho utilizzati circa 80 grammi e ho creato anche qui attorno al bordo un altro giro di Darfur, sempre lavorato nello stesso identico modo delle strisce che abbiamo creato per decorare. Misure finali 30x22 e io vi lascio il codice sconto del 10% col quale potete acquistare non solo gli articoli che vi ho mostrato oggi, ma questo sconto è valido per qualunque articolo trovate su borgodepazzi.com e come combinazioni quindi trovate sia in Da Big in tantissimi colori ma anche in Darfur, quindi c'è soltanto l'imbarazzo della scelta. Se avete dubbi, mi raccomando, mandatemi un messaggio, non dimenticate di iscrivervi sul mio canale, attivare la campanella se vi fa piacere darmi punti hype e seguirmi anche sui social. A questo punto è tutto, ci vediamo alla mia prossima creazione.